direi che come inizio di video signori, benvenuti a Portofino. Portofino è una piazza super turistica, non è facile trovare un buon posticino dove mangiare, ma noi vi portiamo da Mattia Pecis. E voi direte, ma chi è Mattia Pecis? Mattia Pecis è il giovanissimo executive chef er cuoco, a cui Carlo Cracco ha affidato il ristorante quando aveva solo 25 anni. quando aveva solo 25 anni Mattia Pecis, non Carlo Cracco, perché quando Carlo Cracco aveva 25 anni Mattia Pecis non era ancora nato. Il senso di questo video non è mangiare dall'inizio alla fine facendovi vedere semplicemente una sequenza di piatti, Spoiler, lo faremo. ma è portarvi nella vita di uno chef e nel dietro le quinte di un ristorante che sembra apparentemente semplice da gestire. Voi direte, sei a Portofino, ti cadranno i turisti nel ristorante, ma in realtà è molto più complesso di quello che immaginate. Veloce cambio outfit, la magia del cinema. E possiamo entrare. Ben arrivati. Grazie. A dire il vero sono 4 giorni che viviamo qua dentro, ma facciamo finta. Gran Vintage 2015 per il signore. E quindi cin. Qui abbiamo un benvenuto dalla nostra cucina, sono le nostre chips di riso croccanti abbinate con una tempura di salvia e fiori di zucchina. C'è sia il menù alla carta che il menù degustazione. Indovinate un po', andiamo di menù degustazione. Ovunque siate seduti il panorama è pazzesco. Diciamo che se venite qui il problema della vista è un non problema. Abbiamo uno champagne underwater, abbiamo un metodo di cantinamento isobarico. Praticamente la bolla, dopo essere stata messa in affinamento sotto i 52 metri a livello del mare, riceve un processo di affinamento ed evoluzione che va ad arricchire lo champagne. In questo caso abbiamo un Blanc de Noir, quindi un 100% Pinot Nero, che rientra nella categoria appunto underwater wines. Vi abbiamo servito di fronte una piadina che potete andare a comporre voi stessi con la nostra bresaola di tonno. All'interno della piadina avremo anche una maionese al prezzemolo e dell'acetosella. Al vostro fianco una tartelletta con caprino e fagiolini cornetti variegati. Vi consiglio di terminare con questo pan brioche. Al di sopra abbiamo un pulled di tonno, quindi lo stesso procedimento che si farebbe per il maiale, però realizzato con il nostro tonno frollato, in particolare con la parte del collare. Cosa fai? Mi ciuli il vino? Sì. Questo è l'origano azzeco, forse? Non so se c'è aztechi. Errata corrige. Origano cubano. Passiamo alla tartelletta. È bellissimo vedere come vengono utilizzate tutte le verdure che siamo andati a raccogliere, comprare, scoprire in giro per tutti i dintorni di Portofino in questi 2 o 3 giorni. Perché, come avrete capito ragazzi, siamo qui da qualche giorno e abbiamo fatto un po' di giri con lo chef per capire bene cosa vuol dire fare questo mestiere. Franci, possiamo quasi dire che le verdurine dentro questa tartelletta è un po' come se le avessimo raccolte noi. Di sicuro le abbiamo fisicamente portate qua. Benvenuti a Portofino. Ore 7:30 del mattino. Così? Sì, però noi subito spianati. Dietro di noi lo chef Mattia Pecis e oggi vi porteremo nella sua giornata tipo. Ci può stare? Sì. Le fantastiche strade a doppio senso della Liguria. Buongiorno signora, noi siamo i rompiscatole di questa mattina. Mattia ci ha parlato molto bene di lei, eh. Partiamo. Mi siedo anch'io. E voilà. Ragazzi, io sono a dir poco emozionato. Altro che Giano e Franci in India. E quindi vi abbiamo portato questa mattina, insieme a Mattia, Ciao. nell'orto della signora Iva. Voi pensavate vi portassimo al mare, no? Montagna. Che cos'è signora il Prebugiun? C'era Alfredo di Boglione, era un condottiero ed era stato ferito. Le hanno date queste erbe che è guarito. Quindi è un misto di erbe. Sì, questo è un misto di erbe. Noi al ristorante abbiamo fatto il risotto. Quindi utilizzi tutta questa parte No, centrale? sì, solo il cuore centrale. E quindi un giorno li avevo lì, non sapevo cosa farci, ho provato a cuocerli. E il cuore è veramente buonissimo. E i petali invece li uso per infondere il gusto del girasole, diciamo, nel cuore. Ok. Sì, ma è incredibile. Però devi prenderli nel... La signora ha detto non te li porto più, li cucino io. Questo qua è un tomatiglio che è già però pronto. quando la buccia comincia a spaccarsi ed aprirsi è pronto. Da crudo puoi usarlo per fare delle salse. Ah, ecco, questi sono bellissimi e sono i fagiolini viola. E questi qua sono buoni da mangiare crudi. Senti già il sapore di questo. È dolcissimo. Versione gialla
e mischiati insieme fai proprio un mix aromatico. Mi fa mettere della roba che non so neanche cos'è. Ti stai trasformando l'orto tipo laboratorio di Breaking Bad. Sì, ci sono in atto sperimentazioni. Cos'è questo? È il pomodoro nano. Questo rimane grande così. È così, sono delle caramelline. Però magari pensi che cresce, no? Questi, sappi che te li metto a 1.000 euro letto. Pomodoro più piccolo che abbia mai mangiato. Cugino con la patata, il pomodoro. Questo non lo sapevo, vedi? Sì, sono la stessa pianta. E se non erro, la patata in antichità non veniva mangiata perché si pensava fosse tossica. Tutto quello che era sottoterra pensavano che faceva male. Fiore di cetriolo. È molto delicato e ha un vago gusto di cetriolo, effettivamente. Sì, no, è perché è da lì che nasce tutto. Se poi te lo tieni in bocca, il sapore ricorda la buccia del cetriolo. La cosa bella è che più bazzichiamo posti di questo tipo, orti, eccetera, eccetera, e più scopriamo e capiamo quante cose non conosciamo di tutto il mondo di frutta e verdura, ragazzi, è incredibile. Ogni volta è una sorpresa. Una fragola che sa di fragola. Sono bellissime. Questo qua è il gambo della zucchina. Levi la fibra un po' come se sedano. Esatto, Ok. e noi facevamo un piatto vegetariano con solo il gambo di zucchina. Sai cosa avevamo fatto? Tipo delle penne, Come fosse pasta. Pasta, però vegetale. Quando sei nell'orto poi impari anche ad utilizzare tante altre cose, certo. no? Questo qua chi è che te lo vende? Nessuno, no? Forse mia nonna ti bacchetta le mani. Mi bacchetta le mani. Col coltello. Zucchinone, Bello questo. Questa è la trombetta, che è tipica di qua. La cosa più bella di tutte è vedere Mattia che sembra in un negozio di giocattoli, come quando da piccolo mi portavano in... Lui è lì che cerca le cose. Il sogno di ogni chef è avere un orto e andarsi a prendere la roba nell'orto. Certo. Apparentemente agli occhi di chi non capisce, tipo noi, sembra tutto disordinato, ma in realtà è un disordine voluto che ha un senso nella misura in cui ci sono alcune piante che vicino ad altre si rafforzano, si aiutano, alcune non devono stare vicino ad altre e così via. Insomma, bisogna avere delle competenze che vanno al di là del bagnare una pianta e raccoglierne i frutti. Questo che cos'è, signora? È un cetriolo da sottaceto che però poi lasciandolo un po' crescere viene buono. Seconda colazione nell'orto. Allora, diciamo che la dimensione che serve a noi è questa qua, perché riusciamo a utilizzarla meglio, però anche quella grande la usiamo per altri piatti, non è? Ragazzi, adesso interrogo perché questo ve l'ho fatto vedere troppe volte, ditemi voi che cos'è perché so che lo sapete. Vi do un indizio in più. Qua ce n'è una foresta. Abbiamo fatto la spesa e dopo esserci fatto il mazzo dell'orto, notare che io ho il fiatone e la signora potrebbe tornare, rifarlo da capo e non sentirlo, ci siamo meritati la focaccia. Ma Se non vi piace non siete obbligati a mangiarlo, Signora fa fatica a trovare qualcosa che non ci piace. no, ma poi la prescinsoia con il cetriolo, secondo me. Io assaggio anche la roba velenosa. Quello che non ci vado io non so. The next day. Ore 8:30 del mattino, mercato ortofrutticolo di Rapallo. È arrivato anche Mattia e qui c'è il banchetto di Iva. Ti posso prendere anche un cestino di pesche? Cassettina di basilici. C'è il thai, c'è il cannella, c'è il viola e il greco. Ah, vedi anche i mini coccomeri che in questi giorni sono cresciuti. Prossima volta bouquet da sposa così. La cosa bella di venire al mercato è che puoi scegliere e trovare queste cose bellissime, no? Portulaca. Questa qua alla brace è veramente buona, mantiene la carnosità e in più la parte di fumo dall'affumicato la rende veramente buona. Posso vedere la rucola, questa qua? Non c'è più di rucola? No. Mi scusi, l'abbiamo derubata tutta. Mattia ha ciulato la rucola alla signora successiva. Spesa fatta, la linea torna al ristorante. Giano e Franci, cosa mangiamo oggi? Rapallo. Questo secondo me, sento già che è la mia amuse bouche, lo sapevo. Quando ho sentito la parola pulled avevo già capito tutto. Buono tutto il resto, questa vince 3-0. Scorgo un piatto per noi. Qui continuiamo con un grande classico, quindi l'insalata russa caramellata dello chef Cracco. In questo caso, come potete vedere anche dal colore, non sarà la versione tradizionale, ma è una versione dedicata a Portofino. Quindi all'interno abbiamo anche il pesto, il basilico. Troverete il nostro limone sottosale fermentato e fagiolini cornetti e patate. Potete mangiarla tranquillamente con le mani in quanto è circondata da questo guscio di zucchero croccante. Andiamo ad esaltare i profumi della nostra insalata russa caramellata con un nostro grande classico, il Portofino Smash, del gin organico del nostro chef, uno sciroppo al basilico e del limone. E l'insalata russa dovreste già averla conosciuta nel video precedente fatto in galleria dallo chef Cracco. Qui è in versione verde perché c'è la maionese al basilico. Guardate che bella combo con questo drink. Ma siamo stati in cucina e ce la siamo fatta raccontare dallo chef. Ah, quindi vuoi dirmi che abbiamo un contributo? Sì. Abbiamo un contributo. Questo è un piatto iconico di Carlo Cracco.
È un piatto vecchio ma che è ancora innovativo. A Milano si fa in una versione classica, quindi con la maionese bianca, e invece qua l'abbiamo rifatta una versione un po' portofinese. L'elemento chiave un po' della Liguria è il basilico, quindi abbiamo una maionese con l'olio del basilico e poi andiamo ad aggiungerci appunto i cornetti verdi dell'orto, le nostre patate gialle e dei pisellini novelli. In aggiunta, come ultimo elemento, un limone che si chiama siracusano, che lo andiamo a mettere sotto sale. E la cosa diciamo bella di questo limone è che viene pronto dopo circa un anno. Prima di un anno io non li tocco. Il profumo che prende di candito Appena hai ce aperto l'ha. si è sentito Hai subito sentito? la vampata, sì. È veramente un prodotto incredibile. Volete assaggiarlo? Sì. Al volete assaggiarlo? Si risponde sempre sì. Non sono ligure che te ne do poco, No, perché magari pensate che è perché è parecchio forte. È molto salato. Salatissimo. Questi invece sono i kumquat, fatti allo stesso modo. Se vuoi li apro. Io non ti dico di no. Da quanto tempo è che sono qua? 3 mesi. Deve ancora maturare. E adesso piano piano qua ragazzi apriremo tutto. Faccio assaggiare un'altra cosa. L'insalata russa la vediamo in un altro video. Questi sono i chinotti fatti da noi, abbiamo preso i chinotti da Savona e arrivano che sono verdi e non puoi mangiarli da crudi perché sono immangiabili, quindi l'unico modo è lavorarli. E il processo è che per candire i chinotti devi bucarli tutti a mano. Allora qua invece passiamo sul dolce. Prima botta di sale, mo botta di zuccheri. Allora, insalata russa stavamo dicendo, mettiamo la maionese, vedete com'è bella verde. Poi aggiungere appunto le patate, i cornetti, i pisellini, rigorosamente sgusciati. Cioè scusa, i pisellini sgusciati in che senso? Pisellini che- fuori dal baccello? E tolta la buccia. Dal singolo pisellino? Certo. Ma stai scherzando? Non vedi che non c'è. Ma diventate pazzi? È proprio questo. Ma fa tutta questa differenza se avessi lasciato la buccia? La buccia, se tu la togli, senti proprio tutto il gusto dolce. del Vegetale, ok. pisellino. Allora, quando abbiamo creato tutta la nostra parte di maionese, andiamo a prendere i nostri zuccheri. La difficoltà che abbiamo qua a Portofino è fare gli zuccheri, perché qua siamo sul mare, abbiamo un'umidità altissima e quindi lo zucchero non esce tutti i giorni. Se c'è nuvolo non si fanno gli zuccheri della russa, si fanno solo quando c'è bel tempo. Quindi in questo caso possiamo dire che valga la frase: non è tanto il caldo quanto l'umidità. Questo è il disco che viene fatto da 3 zuccheri diversi: isomalto, zucchero fondente e glucosio. Adesso voi li vedete così, ma farli sti zuccheri? È difficile, no, mi immagino. Vabbè, che problema c'è? Io li ordino su Glovo e via. Guarda, se si facessero su Glovo li ordineremmo anche noi. Il concetto è appunto andare a mettere la maionese con tutti i suoi elementi. Ovviamente nella cialda di zucchero c'è anche una polvere di capperi e del sale Maldon per smorzare anche la dolcezza dello zucchero, no? E poi si prende delicatamente e si appoggia qua. Su queste alzatine che sono state fatte da chef apposta per la russa. È deliziosa ed è bello come un piatto classico come questo si presti a reinterpretazioni. Questa è particolarmente deliziosa. Devo dirvi che questo è uno dei piatti che ricordo con più piacere di quando siamo stati in galleria a Milano, perché è uno di quelli che mi sono piaciuti di più. Immaginatevi l'insalata russa che di per sé è già godereccia, al basilico e con queste 2 cialde croccanti sotto i denti di zucchero vetrato. Golosissima. Il modo migliore per sgrassare l'insalata russa. Continuiamo con un altro omaggio al territorio, in questo caso abbiamo un vermentino della Riviera Ligure di Levante, è un vermentino che viene lavorato in anfora, un giallo che vira su queste tonalità ambrate. La lavorazione in anfora aggiunge al vino una tale struttura e una tale complessità, che sono tutti elementi che poi vanno a legarsi con quelli che saranno le caratteristiche organolettiche dei prossimi piatti che stanno per uscire in degustazione. Qui signori continuiamo con la prossima portata, è una tagliatella di seppia, viene servita cruda, alla base un battuto di mele selvatiche. Andiamo ad aggiungere semi di finocchietto selvatico, coriandolo fermentato e timo limone. Vado a concludere il piatto con questo brodo, che è un brodo a base di ristretto di pesce, quindi tutte le parti di scarto che ci sono all'interno della cucina vengono riutilizzate per creare questo brodo, che va in infusione con queste erbe selvatiche, tra cui melissa, verbena e menta. La consistenza sotto i denti Quella della tagliatella. è quella della tagliatella, ma quello che è veramente piacevole sono le erbette che aromatizzano il piatto, sono il game changer. A me piace quando mi portano le pinzette, diventa divertente. Però non può Non mancare. potevamo farvelo mancare. Esatto. Qui abbiamo il nostro pane, viene fatto con un lievito madre di 5 anni e una farina di tipo 1 macinata a pietra. I nostri grissini tirati a mano con semi di lino e finiamo con un burro montato con polvere di alghe. Momento Franci. Al momento Franci è beh. diventato addirittura. Questo è il momento che ti ha resa celebre su questo canale. E vacci piano. Lo faccio davanti a te o davanti a loro? Dove vuoi, tanto è comunque sempre un badile di burro.
Tu sei classe 96. 96. Io non sono quella categoria che nascono con la passione da dentro. Io ho fatto l'alberghiero, no? A Clusone. E finita la scuola, per me la cucina era quello che avevo imparato a scuola, no? Tutte le cose che poteva essere la pasta al pomodoro, le cose basi, no? La scaloppina, le preparazioni standard. Quando poi sono entrato nel mio primo ristorante stellato mi si è aperto un mondo, ho detto, cioè, cos'è che avevo visto prima? Il niente, perché la cucina è 100 volte di preparazioni, di tecniche, di sapori, di profumi di quello che avevo visto a scuola, e lì mi è nata la curiosità di capire cosa c'era oltre a quello. Poi in realtà tante cose si evolvono col tempo, nel senso che comunque in cucina dedichi talmente tanto tempo che poi la passione è quella che ti spinge a tenere sempre duro ed andare avanti, no? E ho fatto una piccola esperienza il primo anno da Daniel Fassen, che era un ristorante con una stella lì a Bergamo, e poi dopo sono finito da Carlo a Milano nel ristorante quello storico, e ho fatto 4 anni, di cui uno in galleria, e poi dopo di lì sinceramente ero stufo della città, perché venendo da un paese di montagna io proprio sentivo, io considerate che in 4 anni a Milano non sono mai stato un giorno di riposo a Milano, tornavo sempre a casa perché mi mancavano. Ho avuto la fortuna che ho conosciuto Michele Lazzarini, mi ha preso su da lui da Leader Coffee al Sant'Ubertus, e sono stato su per quasi 3 anni, esperienza bellissima, e ho riscoperto grazie anche a Michele un po' tutto quello, la ristorazione legata molto alla natura, le cose. Il gambero viola di Santa Margherita Ligure andiamo a servirlo tiepido ma rimane crudo. È accompagnato con dei petali di rosa che vengono messi sotto aceto, fiori di sambuco e il cetriolino dei Maya. Alla base del piatto invece abbiamo l'estratto delle teste del gambero e nella parte laterale un olio al basilico. Manca un elemento, dovete indovinarlo voi. Ah, ci siamo interrogati. Io non sono stato attento, tu? Tu hai in mano un badile di burro. Per caso Mattia ci ha preso per delle persone serie? Dopo 3 giorni che abbiamo passato insieme ancora non se n'è accorto? Mangio burro. E nella parte laterale un olio al basilico. Manca un elemento, dovete indovinarlo voi. Nonostante abbia riascoltato la clip, sono messo esattamente come ero messo un minuto fa, non ho idea. Oh, ah no, sambuco. Potrebbe essere. Assaggiamole, ve lo diciamo, cioè adesso non è che non erano i semi di finocchio. Non lo so, lo dovrei assaggiare così. No, il mio me lo assaggio io. Tu hai esaurito la tua chance, non è che vieni nel mio piatto. Non è che inforchetti il tuo piatto, non lo sai e peschi dal mio, non credo. Secondo me il buon Mattia ci vuole fregare su questi qua, no? E adesso lo frego io. Porca miseria, non mi sa che ci frega. Piatto scarpetta friendly. Eravamo concentrati sull'elemento sbagliato. L'elemento interessante che abbiamo visto girare in cucina da 2 giorni, perché vedevamo queste palle che sembravano palle di cannone avvolte nell'alluminio, era la parte al fondo del piatto che assomigliava tantissimo a un pomodoro, in realtà era anguria disidratata. Questi gamberi viola siamo andati direttamente con lo chef a comprarli al mercato di Santa Margherita. Eravamo là. Ho visto più volte te quest'anno che mia mamma. Ti ho spiegato che sei, poverino. Mercato del pesce di Santa Margherita. Posso già prenderli così? Sì. Cioè questi sono unici, Quando è così è perché è freschissimo. Quando il gambero è nelle reti non è rosa, è bianco. Quando sale in superficie cambia colore. Più li vedi chiari, più vuol dire che sono freschi. Il vero viola è questo. Vedi questo qua, è proprio l'ultimo entrato perché è vivo. Lui è bianco, sul fondo. Così te l'ho bianco detto. non l'avevo mai visto io. Mano a mano che passa il tempo lui si ossida e diventa così, vedi? Assume una tonalità più scura. Lo stesso gambero in 2 fasi diverse. Abbiamo preso un po' di pesce. Nell'ordine cosa abbiamo preso, Mattia? Scampi e gamberi. Questo qua è uno scampo di prima, perché è lungo tot e pesa tot. E poi passi di categoria, seconda, terza. Qual è più buono, quello più piccolo? Dipende cosa devi farci, da crudo più buono il grosso, Ok. da cotto più buono il piccolo. Questa è la parte delle uova che vanno dalla testa e poi finiscono nel... Queste invece sono le guance del gambero. È una cicala di mare gigante e si chiama batti batti. Batti batti. Wow! Dai, ma cos'è? Ma sembra un animale preistorico. Vedi che è arrivata ieri che c'è ancora il colore qua viola. È tipo l'aragosta che ha un casino di anni. Sì, la differenza è che nel mondo dei crostacei questa è la più pregiata. E come gliela fai? La taglio a metà, poi ci metto sopra un burro alla camomilla e poi la cuociamo alla brace. Qui abbiamo la reinterpretazione di Mattia della pissaladière, che è questa classica torta salata ligure che ha origine ancora nel 1300, quindi molto antica, e veniva storicamente servita sempre con queste acciughe. Noi in questo caso la riproponiamo con una base all'interno di marmellata di pomodori, una tapenade di castrature, che sono una tipologia di carciofi molto piccoli, e olive taggiasche, e chiudiamo
chiudiamo con questo intreccio di appunto acciughe, andando un po' a ricordare il lavoro del pescatore, quindi con la sua rete. La composizione più bella che è arrivata finora. È bellissimo, vero? Il guscio è burrosissimo e croccante, l'interno acido, le acciughe super sapide. Adesso abbiamo girasole, quindi abbiamo voluto cuocere appunto il cuore del girasole perché provandolo a cuocere ho visto che il retrogusto era proprio quello di un cuore di carciofo. L'abbiamo quindi panato con tutto il pane che utilizziamo in cucina, fritto, e poi sopra abbiamo una crema di mandorle fatta con mandorle crude. La mandorla viene spaccata a metà e viene fatta questa crema che andiamo a mettere sopra. E per concludere gli stessi petali del girasole che vanno a dare più che altro tutta la parte più floreale. Come sempre ero troppo impegnato a fare le riprese e quindi non mi sono concentrato sulle parole dello chef. Mi ricordo solo mandorle. Credo di poter dire che sia la prima volta che mangiamo il cuore di girasole, non abbiamo mai mangiato prima. Ricorda vagamente il carciofo, ma è un po' più floreale, non so come dire. Super buono. Che buono, non pensavo fosse commestibile il fiore di girasole così. La nostra kombucha alla verbena, ricca di benefici e proprietà antiossidanti. Questo è il nostro Bourgogne Blanc del domaine Thomas Collardot. Siamo a Poligny-Montrachet. Queste note fruttate, anche un po' boisé, vanno a legarsi con le caratteristiche dei primi del nostro chef Mattia. Allora, ieri se non sbaglio siete andati a fare una bella passeggiata da Alberto. Era pieno di piante di limoni. L'idea è quella di andare a creare questo risotto. Viene praticamente mantecato con una purea di limone fermentato che mettiamo sotto sale e zucchero per circa un anno. Andiamo a concludere con 2 salse, quella di arancione un po' più scuro e una salsa ai ricci di mare. L'altra viola invece sono coralli di gambero. Dimenticavo, foglioline di ruta. Leggermente amarognolo, con questo topping che tende al dolce, data dalla salsa di ricci e delle uova di gambero. Meraviglioso. Tra l'altro abbiamo potuto constatare in come Mattia sia un vero e proprio capo dei risotti. Non solo questo risotto è bellissimo e buonissimo, ma ne fa altri n.000 tipi. Vi mandiamo un piccolo contributo da uno staff meal capitato nei giorni scorsi. Ci siamo un attimo piazzati in un angolino a lavorare e non volevamo disturbare lo chef dicendo dobbiamo mangiare, però non ti preoccupare. Lui ci fa ragazzi vi preparo una roba, è arrivato un super piatto. Questo risotto mantecato al cavolo nero e sopra la salsa per chinceur, lumachine di mare raccolte da me con una salsa all'aglio orsino, polvere di alghe essiccata e sempre i fiori del cavolo nero messi sotto aceto. Il risotto perfetto. E ragazzi fidatevi, sono piemontese. Non era proprio uno staff meal, diciamo che era un meal solo per me e Franci, ma vabbè, ormai ci sentiamo parte dello staff. Tra le altre cose, questo Alberto che vedete citato qui nell'etichetta è un ragazzo che fornisce i limoni a Mattia, che ha questa limonaia qui sopra Portofino e ha dei limoni incredibili. Non so più che momento è, che ore sono, ma stiamo andando con lo chef alla limonaia. Non so se si nota, ma per essere un porto devo dire che l'acqua qui è super limpida. O comunque dal non essere mai stato a Portofino in vita mia a improvvisamente farsi la full immersion portofinese. Minchia, sta limonaia ce la sta facendo sudare Mattia. 1000 gradini. Da qua si comincia a scorgere un'altra vista di Portofino e una Franci abbastanza marcia. Fa un po' caldino. Voglio sperare per Mattia che questi siano i limoni più belli del mondo che abbia mai visto di gran lunga. Qua si scavalca come allo stadio, ragazzi. Origano cubano. È una pianta grassa. Usiamo per un piatto, questo è molto importante. Sembra quasi velluto questo. Però sa di brutto di origano. Ed è balsamico. Ce l'ha fatto conoscere Ale Daldegan, mi sono ricordato l'informazione e ho fatto il figo con Mattia Pecis. Come vedete siamo già finiti in mezzo ai limoni che sono anche un po' da dribblare. Santoreggia. Limoncino tranquillo. Sembra una palla da football. Questo è il siracusano. Madonna, ma sa di limone tantissimo anche da fuori. Capisci di non aver mai visto un vero limone solo quando scopri queste cose qua. Non so se rende, ragazzi. Alien. Ma questa è una granata di Warzone. Diciamo che non è proprio super praticabile. Rischiando la vita abbiamo però guadagnato la vista sui pomodori. In realtà questi qua Mattia li aveva in tasca, nel caso in cui non li avesse poi trovati qua su, e ci sta dando i pomodori. Però buono. Sarà contento l'amico ortolano di Mattia che non è presente, a cui stiamo ciulando i pomodori. L'altra cosa per cui può valer la pena venire qua su è effettivamente una vista notevole. Laggiù c'è una crociera. Ma avete finito di salire voi due? Cioè Mattia va su come uno stambecco, sembra Legolas nel Signore degli Anelli, cioè non è neanche sudato. Certo, vuoi mica non vedere i cuori di bue, fatti altri 18 metri in salita. Per i cuori di bue, questo è d'altro. Ragazzi, so che vi interessa tantissimo. Quella là, con tutto il porticato, è la casa di Pier Silvio.
Ecco, diciamo Mattia che col raccolto che hai fatto ti fai da mangiare per te stasera. Sai che da noi le porzioni sono piccole, no? Ah, giusto, Quindi qua almeno... per il menù degustazione qua ci mangiano in 10. No, 20. 20? 20. Nel frattempo è arrivato anche il titolare, quindi abbiamo nascosto tutta l'area furtiva. Abbiamo finito, sono bello marcio. Grazie chef, grazie. Franci, qual è il nostro bottino di guerra? Ma no, in realtà io li sto portando a lui. Sono per Mattia, Sì. la gloria. E soprattutto Mattia, domani voglio un piatto coi limoni che deve essere una roba, cioè senza senso. L'ottimo Alberto ci ha fatto faticare, però ne è valsa la pena perché giù a Portofino ha una gelateria incredibile. Limone, lampone, ma dei gusti che li assaggiate e capite che non avete mai mangiato il gelato in vita vostra. Vi dico solo questo. Sorbetto con mirtilli veri. Ed è incredibile, sa di mirtillo. Ovvio che ci sono 35 gradi e quindi di base fa piacere, però ragazzi è davvero buono. Possiamo dire che me lo sono meritato sto gelato, Proseguiamo con il nostro spaghettone all'amarena. Viene mantecato con questo succo di visciole selvatiche, alla base troviamo degli scampi, al di sopra invece bottarga identici di nostra produzione, colatura di provola e 5 diverse tipologie di basilico: viola, greco, thai, limonato e genovese. Questo abbinamento del succo di amarena insieme al basilico va a ricordare quella che è l'acidità ma anche la dolcezza del pomodoro. Spaghetto condito con le ciliegie, e voi direte che cosa strana. In realtà l'obiettivo è quello di ricreare, adesso se riesco a inforcarli perché già non lo so già che si sta incazzando, e di ricreare quella dolcezza e acidità tipica del pomodoro. Spaghetto al pomodoro senza pomodoro. Buonissimo, e la balsamicità del basilico è deliziosa. Da vedere, il colore di questi spaghetti è bellissimo. No, ma wow! Pazzesco. Ma che bello! Lo so che sembra strano, sentite l'amarena, ma è come se sentiste anche il pomodoro. E la presenza del basilico aiuta. È un piatto veramente incredibile. Quello che mi ha stupito di più fino adesso. Ci racconti qual è stato il dialogo per... Volete sapere la verità? Ero in macchina, era ancora periodo Covid, quindi in Italia non stava lavorando nessuno. Volevo lavorare, avevo trovato un ristorante in Svizzera per poter andare a lavorare, perché ho detto tampono quei mesi, poi torno al Sant'Ubertus. Mentre stavo andando in macchina a firmare il contratto, mi richiama Carlo e mi fa: riesci a passare in galleria? Ma devi farlo imitando la sua voce però. No, a parte che non riuscirei nemmeno. In poche parole mi fa: passi in galleria. E io ho detto: ma per cosa? C'è un progetto, passa. Quindi io ho girato la mia macchina e ho detto: vabbè, vado un attimo da Carlo, ma per c'è le casualità, no? Ci siamo seduti e mi fa: guarda, ho appena ritirato questo locale a Portofino, vorrei che lo gestissi tu come chef. Adesso ne ho 28, però quando me l'ha chiesto ne avevo 23. E io ho detto: ci posso pensare? E ho detto: sì, pensaci. Tempo neanche che esco, dopo un'ora mi arriva un messaggio e mi fa: domani scendo a Portofino, vieni con me? Va bene. Quindi sono rimasto a Milano quella sera, il giorno dopo sono sceso con lui a Portofino e quando sono arrivato qua, che era un cantiere aperto, non c'era nulla, siamo arrivati su in terrazza e ho visto un po' il ristorante, tutto quello che poteva nascere, e poi ho visto tanta natura, no? Perché Portofino me la immaginavo molto più marina, invece era molta montagna, molto verde, e allora ho detto: sai che è? Andiamo. E così ho accettato, abbiamo fatto tutti i lavori, ho cercato tutta la brigata perché mi sono dovuto cercare tutte le persone che tra l'altro mi hanno anche seguito in questi anni. Magazzino con vista, credo che ce l'abbia solo tu. Chinotto bruciato. Questo qua penso che saranno 10 casse di chinotti. Sai di cosa È buono, sa? Crosta di panettone. Quando l'uvetta caramellizza, vero? sì, tiri fuori queste cose. Se dico cagate me lo devi dire. No, non è, no. Qua non c'era niente, giusto? No, non c'era niente ed è sempre stato un po' il mio pallino fare di questo posto qualcosa di unico qua in zona. Innanzitutto sdoganare tutto quello che era il concetto del prodotto turistico, eliminare quello che a me non sembrava che fosse il lusso, quindi qua infatti non serviamo caviale, nulla di tutto quello, e quindi fare un ristorante di lusso però basato su dei concetti dove hai l'orto, il pesce ti arriva solamente dai pescatori locali. Dovevamo aprire a maggio ma abbiamo aperto a luglio, e quindi quel mese e mezzo che sono rimasto qua e che non potevo lavorare perché non c'era proprio la cucina, quel mese lì mi sono messo a cercare, quindi ho trovato Iva, ho trovato Adriano, ho trovato Lello, ho trovato tutti i fornitori e produttori che sono andato in giro a cercarmi nella zona, che alla fine, come avete visto, sono tutti qua a pochi chilometri, no? Ed è bello perché qua alla fine uno pensa a Portofino mare, no, Portofino è mare e montagna, tantissimi vegetali, tantissimi terrazzamenti, vino, e secondo me era un territorio che non era abbastanza valorizzato, perché alla fine qua
L'unica cosa che si conosceva la trofie al pesto. E quindi le trofie al pesto nel menù non ci sono? No, me le chiedono, succede che te le chiedono? Me le chiedono e ogni tanto, vabbè, quando ci sono le famiglie le facciamo. Anche il fatto dei fornitori, qua non ti consegna nessuno, quindi devi molte volte andarti a prendere tu la roba. Ed è stato quello la motivazione che mi ha spinto a dire: ma perché devo prendermi la roba da fuori? Me l'autoproduco. Però a differenza che il pomeriggio noi stacchiamo e andiamo a farci il bagno. Perché ricordiamo che Mattia, qual è il tuo yacht di quelli parcheggiati? Non si vede perché è il radar. È lontano, è dietro, è fuori, ok. quelli grandi non possono entrare, quindi lo teniamo il radar. Sì, questo è un piatto che innanzitutto abbiamo voluto proprio dedicare a Iva, e questa in realtà riprende una vecchia cottura dell'antica Roma, perché era una cottura in argilla, quindi una volta i romani ci cuocevano, diciamo, la proteina e noi abbiamo voluto valorizzarlo cuocendoci un vegetale. All'interno poi abbiamo messo delle foglie di fico e poi all'interno appunto le patate dell'orto, e avendo occhio sull'orto possiamo raccoglierle quando sono ancora piccole e il gusto è ancora molto più intenso. Tutto poi viene accompagnato da una salsa koji a base di orzo fermentato, essenze di aglio orsino e dalla portulaca. Questo piatto varia sempre. Abbiamo iniziato con gli asparagi, l'asparago viola che è tipico qua in Liguria, poi adesso inizierà, appena arrivano le prime melanzane faremo la melanzana, ovviamente segue proprio l'andamento dell'orto. Ragazzi, guardate queste patate quanto sono piccole, non ho mai visto delle patatine così piccole. La salsa acidina sul fondo, per la quale sono molto contento che ci abbiano lasciato qua tutto ciò che avanzava per farci la scarpetta, è veramente il complemento perfetto per queste patatine mignon, un piatto incredibile. Bravo Mattia e brava Iva. Abbiamo il Pinot Nero Petit San Caba 2022, tenuta di Trinoro, va a rompere un po' lo schema e lo stereotipo dell'impossibilità, diciamo, di abbinare appunto un vino rosso al pesce. Proseguiamo il percorso con il nostro quinto quarto, ovviamente di mare. Quindi qui abbiamo un fegato di rana pescatrice che viene piastrato e servito su questo ristretto di brodo di funghi, laccato con olio alla nocciola, dei semi di finocchietto e dei cubetti di fico fermentato. Fa parte proprio della nostra identità quello di andare a valorizzare tutte le parti del pesce, non solo le più nobili. Super tenero e delicato, molto piacevole. È bello quando vengono valorizzate tutte le parti del pesce. Qui viene fatto anche un grande lavoro relativamente al pesce frollato, vengono comprati pesci di grande pezzatura. Abbiamo un contributo dalla regia. Stiamo andando a ritirare un bel pesce spada. E non solo. Noi stiamo aspettando la barca azzurra. Mercoledì c'era uno che era 130 kg. Qui parliamo di esemplari da più o meno 25-30 kg. Sembrano già belli grossi, ma in realtà ce ne sono di ben più grossi. Oggi è stata un po' magra da quello che ci hanno detto. Possono arrivare anche a 130 kg volendo, per intenderci. Splendida regina. Abbiamo preso un bel pesciazzo, oddio, in realtà ne abbiamo preso uno piccolino, ma più che altro perché quello a 30 kg in mano a Mattia mi veniva male vederglielo portare. Questo 12 kg, perfetto. Comincia a pesare. Ci sono tutti i turisti che stanno facendo foto a Mattia mentre passa col pesce spada. Vedi anche l'occhio come bello. L'occhio fantastico. Labrante. La sfumatura qua viola, che è la cosa che ti fa dire che è fresco, perché questa è la prima cosa che perde. Una volta preso lo spada, gli si taglia la spada per questioni di spazio, perché nella cella alle mie spalle non ci sta, viene viscerato e poi viene appeso insieme agli altri pesci per il periodo di frollatura. Continuiamo con il filetto di cernia gialla, l'abbiamo fatta maturare nella nostra cella di frollatura per 10 giorni, dopodiché siamo andati a cuocerla alla brace ed è accompagnata con della rucola, anche questa cotta alla brace. 2 salse, una allo stesso fondo della cernia, l'altra è cimiciurri. La frollatura dona al pesce una consistenza e una concentrazione di sapore buonissima. È incredibile, ragazzi, la trasformazione del pesce una volta che viene frollato acquisisce un sapore indubbiamente più concentrato e sia la brace che questa salsa cimiciurri e il fondo stesso della cernia lo rendono veramente molto molto goloso. E come vi avevo promesso, murena. Abbiamo fatto uno spiedino con la polpa della murena. Questo spiedino viene arrotolato con delle foglie di salvia molto più aromatica, le foglie sono più grandi, viene poi cotto lentamente alla brace, sopra santoreggia una riduzione di bucce di patate e sopra la pelle della murena soffiata. Spiedino di murena. Era la prima volta che vedevo una murena in vita mia, ce l'ha fatta vedere lo chef in questi giorni. Abbiamo anche qui un piccolo contributo. Questa è la murena, è bellissima da vedere. Avevo letto sul libro di storia tutta la parte che riguardava gli allevamenti che facevano gli antichi romani sulla murena, perché la ritenevano una carne super pregiata e quindi avevano riprodotto delle vasche dove ricreavano il loro habitat e le allevavano. Facevano persino arrivare l'acqua del mare, quindi sfruttavano la bassa e l'alta marea
per far entrare l'acqua marina nelle vasche, per tenere il ricircolo, no? E questa cosa mi ha affascinato e adesso ci sto facendo un po' un lavoro cercando di valorizzarla al massimo. La carne è buonissima, tenera ma allo stesso tempo sulla parte della pelle croccante e ricorda quasi un po' l'anguilla. Il problema della murena è che ha un sacco di spine. Un metodo che mi hanno detto i pescatori di fare per eliminarle, cioè di mungere la murena in modo che le spine vanno sulla coda, poi da lì riesci a lavorarla. E questa qua invece la soffiamo e diventa una chips buonissima. E ora la murena la assaggiamo anche. Io e Franci, a parte la sirenetta, di murene non abbiamo nessun tipo di esperienza, quindi siamo molto curiosi. Molto interessante. La pelle fritta, patatinosa, invece il boccone sotto bello carnoso e la santoreggia viene fuori tantissimo. Abbiamo fatto passare 3/4 d'ora. Franci riglassa. Io riglasso. Patatina di pelle. Le murene vale mangiarle perché nella sirenetta erano cattive. Comunque ragazzi c'è poco da fare, in cucina i segreti sono i fondi e questo fondo era incredibile e le acidità. Continuiamo con il pre-dessert, questo riccio di mare originale nella parte esterna, all'interno siamo andati a ricostruirlo, abbiamo isolato il tutto con una cera d'api, alla base una marmellata di limone, poi gelato all'acqua di fiori d'arancio, polline, polvere di chinotto e le nespole fermentate per ricreare le ragadi del riccio. C'era nato perché non volevo buttare i gusci. Quando tu apri il riccio, appena raccolto dentro è sporco, c'è dentro la sabbia, c'è dentro quei piccoli sassolini che ovviamente il riccio si nutre, no? Certo. E quindi era proprio ricreare quel concetto quasi di riccio appena aperto in mare e poi abbiamo aggiunto la nespola per ricreare appunto le sue uova. È deliziosamente fresco, è fruttato, è buonissimo. Visto che siamo arrivati quasi alla fine del menù, mi sento assolutamente di fare questo commento. Se venite, scegliete il menù degustazione. Noi avendo provato sia la carta che il menù degustazione, ci stiamo rendendo conto che l'esperienza di oggi è proprio su un altro livello, ragazzi. Più che altro il menù degustazione ti dà veramente l'idea di quale sia la filosofia dello chef di questo posto. Quanto è bello il fatto che abbiano messo le nespole a simulare le uova del riccio. Super fresco. Stavo per dire fruttato, ma in realtà è anche molto floreale questo dolce. Vi faccio assaggiare un calice del nostro Even Sake Jumai Daijingo, prodotto nella regione nipponica di Yamaguchi, che noi abbiamo lasciato in infusione per 24 ore, quindi a macerare, con la stessa alga marina che andrà a comporre la millefoglie del nostro dessert. Concludiamo col nostro dessert. Questo piatto è nato un po' nel tempo perché io la mattina ogni tanto, quasi per rilassarmi, vado a raccogliere le alghe e abbiamo voluto fare questa millefoglie fatta con appunto l'alga. Quindi siamo andati a stratificare l'alga, a essiccarla e a zuccherarla e poi all'interno mettere una crema diplomatica e un po' di finger lime. Una millefoglie di alga. Ed è molto particolare perché avete il gusto dell'umami ma non è salato e quindi questa cosa qua è spiazzante per la prima volta. Sentite la croccantezza già al suono. Ma che bello è un millefoglie d'alga, non l'avevo mai mangiato. Hai ragione, non è salato e non sa di mare, però è l'umami, in un dolce. Potevamo non chiudere con un omaggio alla terra che ci ospita, ma anche e soprattutto con l'emblema dei vini dolci liguri, ovvero lo Sciacchetrà. In questo caso abbiamo una riserva 2016 di Vetua, siamo a Monterosso al Mare. Questo è un blend classico di Bosco, Vermentino, Albarola. Abbiamo la nostra piccola pasticceria. Quest'anno ho voluto riproporre una torta delle tradizioni liguri, perché in Liguria non c'è una forte tradizione sui dessert, quindi è stato anche un po' una missione cercare di valorizzare quello che c'era nel territorio e abbiamo rifatto la pinolata ligure. La differenza è che noi invece di utilizzare una parte di farina di mandorla abbiamo utilizzato solo pinolo. Facciamo la farina di pinoli, impastiamo tutto con i pinoli e anche la crema che vedete sopra è sempre fatta con i pinoli. Mentre lì nelle conchiglie nascoste abbiamo riproposto una piccola madeleine con una polvere derivata dalle bucce dell'amarena. Col succo facciamo lo spaghetto alla marina, con la polvere della buccia ovviamente non viene buttata, viene essiccata, facciamo una polvere per la nostra madeleine e un lollipop all'olio extravergine di oliva e sale Maldon. Meno male che ci ha lasciato. Il refill. Sì. Tornerà in cucina quel refill? Non credo. Fuori è croccantina e dentro è morbida. Ma vi siete mai chiesti, mentre voi siete seduti qua a un ristorante di questo tipo, ma la brigata, la sala e la cucina, che cosa mangia? Tra una portata e l'altra ve lo facciamo vedere, lo abbiamo documentato noi per voi. E tra le tante cose che avvengono in una cucina di questo tipo, ma direi in tutte le cucine, come vi ho detto tante volte, è lo staff meal, cioè la brigata che mangia tutte insieme. Questa sera non solo ve la facciamo vedere, ma mangiamo coi ragazzi. Serata pizza. Anche con la colonna sonora corretta, tra l'altro. Siamo di Napoli noi, non è un caso.
cioè la cosa bella è che voi vedete tipo 6 teglie di pizze, a me sembrano tutte buone uguali, invece abbiamo scoperto che ci sono quelle un po' più buone, quelle dove bisogna sbrigarsi perché sennò finiscono subito. Quindi quello lì è il consiglio. Io consiglio che vi do questo perché dura un minuto. Vabbè, io inizio col piatto, vai. Questa Siamo capitati bene con lo staff meal, pizza tanta roba. Chiaramente stasera avendolo fatto i ragazzi della pizza, poi domani lo faranno altri ragazzi. Cioè, no, di base sempre i secondi. Ah, sempre loro fanno La lo sera staff meal? e a pranzo i primi. Comunque tu non fai parte dello staff. Però stasera sì. L'abbiamo adottato. Quindi tu lavori da Cracco a Portofino. Il giovedì sera c'è lo staff meal serata pizza, ci si piazza sul terrazzo, tutti insieme con la brigata sala cucina. La vista è questa qua. Voi direte potrebbe esserci di meglio, ma ci accontentiamo. E cosa vuoi di più dalla vita? La pizza tra l'altro è anche buona. L'altro aspetto che nessuno vi dice di questi posti, e che forse non sapete, è che a ogni servizio viene fatto una sorta di briefing iniziale, di cui ovviamente abbiamo un estratto. Per adesso siamo a 12 coperti stasera. Fabio? C'è l'anguria da mettere a posto, ci sarà da fare lo staff e poi devo controllarmi la linea. E poi per l'uovo rivediamo bene le verdure tutte, facciamo una lista con tutto. Domani io vado al mercato da Iva, così se trovo anche altro cambiamo e mettiamo tutta la roba un po' più estiva. Fra? I bottoni di murena, bisogna friggere la pelle di murena e poi trovare un vegetale. E Simo? Noi dobbiamo caricare la brace, pomodoro in osmosi, ricaricare i germogli e tutte le erbe che sono arrivate stamattina poi dobbiamo sistemiamo. rinfrescarle e rimetterle. E quelle, anche quelle nuove. Tavolo 1 invece Gianni e Franci e Ancora? sono... Ma non li abbiamo assunti? Cioè facciamo il menù corto, Menù degustazione, gli aperitivi, 2 russe, segue 2 seppie, segue 2 gamberi, col gambero uscirà il pane, l'intreccio, girasole, risotto al limone, con uscita di limoni sotto sale. Sul girasole facciamo kombucha, poi spago marena, poi 2 orti. Diva stamattina mi ha dato le patate, 2 quinti quarto che era una pescatrice, segue 2 murena, segue 2 ricci, segue 2 alga, segue la piccola pasticceria. Buon servizio a tutti. Buon servizio. E così come avviene un briefing iniziale, poi a fine servizio avviene anche una sorta di debrief, diciamo così. In italiano, Franci? Debrief, il punto di come è andato il servizio, di come è andata la serata o il pranzo a seconda della situazione. Il gambero, ok, nuova anguria solamente da aggiustare quello che dicevamo, poi il resto va bene. L'olio prezzemolo che sta sempre verde, non tenetene troppo al passo sennò diventa marrone. Il crudo, ok, metti però più acetosella. Capon magro, rivediamo un po' la verdura da mettere sopra. Il risotto va bene, però le uova di gambero vanno un po' più passate al mortaio. Panzotti, ok, fusilli molto buoni, lo spaghetto alla marena top, astice così va bene, l'unica cosa bisognerebbe trovare la parte dei ciuffetti e il cuore del sedano e più burro quando la cuoci. La brace dobbiamo rivedere le scapece. Adesso abbiamo sistemato un attimo la carta, poi cambiamo tutto le degustazioni. Va bene, buona pausa a tutti. Quello che è appena successo, come potremmo descriverlo? Questo è il briefing pomeridiano, capire come è andato il servizio in modo da migliorarsi tutti quanti. Non è un modo per cazziare nessuno, è un modo proprio per vedere l'errore, per poi migliorarsi e cercare di non ripeterlo più. Sulla cena poi si fa anche il programma del giorno dopo, capire e programmare tutti i lavori che ci sono il giorno dopo. In una cucina se non hai l'organizzazione dei lavori è impossibile lavorare e così poi anche tutto il flusso di produzione va liscio, no? Noi abbiamo parlato di Mattia fino ad ora, ma in realtà c'è tutta una squadra dietro. Uno squadrone. Tutto quello che avete visto non è solo merito dell'ottimo Mattia, ma è il merito di tutta questa squadra di ragazzi. Grazie mille, siete stati incredibili. Soprattutto grazie per averci sopportato per 3 giorni e mezzo. Ci tenevo a sottolineare che oltre alla cucina c'è anche una sala incredibile e vorrei sottolineare il gran lavoro che fa la sala, perché in posti come questi la sala è super sottovalutata. Un giorno magari vi parleremo in maniera un po' più approfondita di questo lavoro che fa veramente la differenza nell'esperienza che potete fare in un posto di questo tipo. E direttamente dalla terrazza di Cracco Portofino andiamo a chiudere questo video. Perché vi abbiamo raccontato questo posto? Potrebbe apparentemente sembrare che la location di Portofino
sia una location facile, è tutt'altro che così. Innanzitutto perché è un posto molto turistico, arrivano molti stranieri che in realtà quello che vogliono è semplicemente spaghetti a pomodoro, trofi al pesto, queste sono le loro richieste. Seconda motivazione, se si vuole fare una cucina di territorio, qui è più complicato che in altri posti, perché Portofino è qui arroccato nel golfo, è difficile innanzitutto trovare i piccoli fornitori, dopodiché è difficile far arrivare fisicamente i prodotti al ristorante. Ultimo e non ultimo, questo posto ci è piaciuto per l'entusiasmo di Mattia, ci ha portato in giro in questi 3 giorni a conoscere tutte le persone con cui lui collabora. Ci siamo sentiti parte dello staff, anche se ovviamente non abbiamo fatto niente al di là delle riprese e del mangiare. Ci sembra un progetto veramente interessante e ci fa un sacco piacere essere riusciti a portarlo sul canale in un modo un pochettino più approfondito rispetto al solito. Non solo vi consigliamo di venire a mangiare in questo ristorante, ma se siete spaventati, perché io un po' lo ero dal fatto che vengo a Portofino, dove parcheggio la macchina è un casino, perché un po' è un casino, vi basterà contattare il ristorante nel momento in cui voi prenotate e vi aiuteranno a gestire il tema trasporti. Macchina, treno, aereo, tuk-tuk. Qualcuno viene in tuk-tuk a Portofino? Detto questo, ringraziamo Mattia e tutto lo staff che si sono accollati alla nostra presenza per 3 giorni, ma ci hanno dato soprattutto la possibilità di raccontarvi come lavora un posto del genere e di che cosa sta dietro i piatti che normalmente vi facciamo vedere nei nostri video. Grazie anche a voi di essere arrivati fino alla fine di questo lunghissimo video, che non so quanto durerà, ma secondo me almeno un 3/4 d'ora dura. Nel caso vi sia piaciuto, magari mettete un'iscrizione al canale, così se è vi va. gratuita, e ci vediamo al prossimo video.